Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a vedere come si svolgono le divisioni tra polinomi, però questa volta con la regola di Ruffini. Se volete ripassare anche le divisioni tra polinomi in generale, guardate il video precedente. Partiamo. Come sempre iniziamo con un esercizio semplice. Dobbiamo andare a fare una sorta di tabellina andando a scrivere solamente i coefficienti numerici dei nostri monomi. La regola è questa. Devo scrivere i coefficienti del polinomio sempre partendo da quello di grado più alto fino a scendere a quello di grado più basso. Noto che questo polinomio qui non è completo perché mi manca il coefficiente di a alla 1, quindi dovrò mettere semplicemente 0. Sfruttate al meglio gli scacchetti per mantenere un po' le distanze, quindi 2 è il coefficiente di grado 3, meno 3 è il coefficiente di grado 2, 0 perché non c'è è il coefficiente di grado 1 e meno 5 è il termine noto, cioè il coefficiente di grado 0. Poi andiamo a fare una sorta di retta verticale che isoli il termine noto e vado a scrivere qui il coefficiente del mio divisore ma opposto, quindi qua c'è più 1, dovrò mettere meno 1. Ora che abbiamo fatto questa sorta di gabbia iniziamo con il calcolo. Il primo coefficiente lo porto giù, ora moltiplico a incrocio 2 per meno 1 meno 2 e lo vado a scrivere qua sotto. Sommiamo in colonna, meno 3 meno 2 fa meno 5, di nuovo moltiplico a incrocio, meno 5 per meno 1 meno per meno più 5, sommiamo in colonna, 0 più 5 5 e di nuovo rimoltiplichiamo a incrocio, 5 per meno 1 meno 5, sommando in colonna meno 5 meno 5 fa meno 10. Bene, quello che abbiamo ottenuto attraverso l'algoritmo di Ruffini è questo il resto della nostra divisione, mentre questi qui sono i coefficienti del mio quoziente. Devo tener conto che il quoziente sarà un polinomio di grado 1 in meno rispetto a quello di partenza. Qui aveva grado 3, quindi questo qui è il polinomio di grado 2. E questi sono i miei coefficienti, per cui il quoziente, scriviamo Q di A perché la lettera è A, è questo, dove questi sono i nuovi coefficienti del mio polinomio. Devo sempre partire dal grado più grande, abbiamo detto che siccome questo aveva grado 3, il mio quoziente aveva grado 1 in meno, 2, dal grado più grande fino a scendere, 2, 1, 0. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Dobbiamo fare questa divisione con il metodo di Ruffini. Notiamo che il nostro polinomio è di quarto grado e non è completo, quindi andiamo a scrivere i coefficienti senza riportare la parte letterale, in ordine dal più grande al più piccolo. Otteniamo questa roba qua, perché 1 è il coefficiente di y alla quarta, y alla terza non ce l'ho, ho messo 0, y alla seconda non ce l'ho, ho messo 0, y alla 1, cioè y a coefficiente 1, e il termine noto che è come dire y alla 0 è meno 4. Andiamo a isolare il termine noto e facciamo la nostra gabbietta. Qui c'è scritto 2, quindi devo mettere meno 2. La regola di Ruffini mi dice che devo ricopiare qua sotto il primo coefficiente, 1. Poi moltiplichiamo a incrocio, 1 per meno 2, meno 2. E qui sommo in colonna, meno 2. Più 0, meno 2. Di nuovo moltiplichiamo a incrocio, meno per meno più 4 e ricopio qui. Sommiamo in colonna 0 più 4, 4. Moltiplico a incrocio, meno 2 per 4, meno 8. Sommiamo in colonna 1 meno 8, meno 7. Ultimo, moltiplichiamo a incrocio, meno 7 per meno 2 fa più 14 e quindi meno 4 più 14, 10. Il resto è 10, mentre questi sono i coefficienti del mio nuovo polinomio. Il polinomio di partenza aveva grado 4, quindi quello che devo andare a scrivere avrà grado 1 in meno, 3. E questi sono i coefficienti, quindi scriviamo Q di y, perché questa volta l'incognita era y, uguale a questo polinomio qua, perché 1 è il coefficiente di grado più alto, 3, meno 2 il coefficiente di grado 2, 4 il coefficiente di grado 1 e meno 7 è il nuovo termine noto. Questo è il nostro quoziente. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice e se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.